Ciao a tutti e benvenuti su Turkey News Magazine. Restate con noi fino alla fine per scoprire ogni sfumatura di ciò che è successo questa notte. Se vi piace il nostro lavoro, iscrivetevi e condividete il video prima di continuare. Grazie di cuore. Ieri sera, quando Cemre Arda è stata portata d'urgenza in ospedale, il suo entourage si è immobilizzato tra paura e incredulità. Famosa per un'agenda serratissima, riunioni a catena e prove che si trascinano fino a notte fonda, il suo improvviso malore ha fatto il giro dei social come un fulmine a ciel sereno. Ma il dettaglio che ha lasciato tutti senza parole è stato un altro. Il primo ad arrivare in corsia è stato Gökberk YLDRM. Nei corridoi si è alzata subito una tensione palpabile, un mormorio che rincorreva i passi del giovane attore, mentre medici e familiari andavano e venivano con sguardi seri. Secondo chi era lì, appena entrato Gökberk ha chiesto con decisione di parlare con lo staff medico, poi lo si è sentito allontanarsi per una telefonata, abbassando la voce ma lasciando trapelare parole che hanno colpito chi lo ha ascoltato: è colpa mia. Basta quella missione per riaccendere il tam tam sulle dicerie che, da settimane, li vogliono più uniti di quanto lascino intendere in pubblico. Fonti vicine a Cemre raccontano che il giorno prima del ricovero i due avevano avuto un lungo incontro di lavoro, uno di quelli che partono con entusiasmo e finiscono a scambiarsi scadenze, responsabilità e preoccupazioni. Si dice che avessero affrontato una conversazione tesa sul ritmo di lavoro, sugli impegni che si sovrappongono e su un progetto nuovo, importante e delicato. Chi conosce Cemre sa che da giorni dormiva poco e male, e che, per quanto lei sia abituata a tenere i tempi stretti, stavolta il fisico aveva mandato segnali chiari. Dall'ospedale fanno sapere che, dopo le prime ore di apprensione, le condizioni di Cemre sono state riportate sotto controllo. All'alba è stata trasferita in stanza, monitorata con discrezione. Gökberk non si è mosso dal reparto. Lo si è visto seduto nel corridoio, alzarsi e risedersi nervoso, camminare avanti e indietro, tornare al suo posto e poi ricominciare. A chi gli si avvicinava, ripeteva a bassa voce frasi che suonano come un rimprovero a se stesso: magari fossi stato più attento. Penso di averla sfiancata. Parole che hanno dato benzina a ogni speculazione su ciò che lega davvero i due. Da mesi, in molti sostengono che tra Cemre e Gökberk ci sia un rapporto speciale, coltivato lontano dai riflettori, eppure i diretti interessati hanno sempre insistito sull'amicizia, sulla stima reciproca e nient'altro. Questa notte, però, ha rimescolato tutto. Intanto, fuori dall'ospedale, si è radunata una folla crescente, fan, curiosi e giornalisti a presidiare gli ingressi in cerca di notizie, di uno sguardo, di un segno. Le guardie di sicurezza hanno faticato a mantenere l'ordine, soprattutto quando, all'alba, le telecamere hanno immortalato l'auto di Gökberk entrare nel parcheggio sotterraneo. In pochi minuti, il suo nome insieme a quello di Cemre è salito in tendenza. L'hashtag cancelletto Gökberk Cemre ha abbracciato l'intera timeline. Con il primo chiarore del mattino, si è diffusa la notizia che Cemre stava meglio. È stato allora che Gökberk ha varcato la soglia della stanza. Chi c'era giura che, appena entrato, lui abbia preso la mano senza dire niente per un lungo istante, con gli occhi lucidi e l'aria di chi cerca un perdono che non si è concesso. Una persona del personale ha raccontato di averli sentiti parlare a voce bassissima: sto bene, non preoccuparti, avrebbe sussurrato Cemre con un sorriso stanco, e lui, chinando il capo, avrebbe risposto: vorrei non averti stancata così. Una frase semplice che, però, ha fatto vibrare il web. Amicizia o qualcosa di più? Intanto, in parallelo, prende forma la voce che il ritmo folle che ha travolto Cemre sia legato proprio al progetto di cui si è parlato alla vigilia del malore. Un lavoro ambizioso, con un piede nel mercato internazionale e l'altro saldo in Turchia, un set che richiede preparazione maniacale, riunioni fino a tardi, prove su prove, scelte che si ridefiniscono di continuo. Uno del team di produzione vicino a Cemre ha confermato senza girarci attorno. Ha affrontato tutto con la solita disciplina, ma da settimane dorme pochissimo. Il corpo alla fine presenta il conto. Parole che hanno dato un contorno più netto a quella notte di allarme. Più tardi, quando i medici hanno firmato la parola «stabile» sul foglio,
un filo di tensione ha lasciato i visi tesi all'uscita del reparto. Goldberg, dopo essere rimasto al suo fianco, si è mosso verso la porta. Si è fermato nel corridoio, ha inspirato a fondo, ha tirato fuori il telefono e lo si è sentito dire, in tono basso e fermo, sta un po' meglio ora. Ma mi sento ancora in colpa. Non si sa con chi parlasse, ma il senso di quelle parole ha aggiunto un altro tassello alla convinzione che tra loro ci sia un'intesa profonda, che non ha bisogno di proclami. La famiglia di Cemre è rimasta in ospedale per tutta la notte. Sua madre, raccontano i presenti, ha scambiato poche parole con Goldberg e lo sguardo con cui lo ha seguito mentre lui cercava di farsi forza ha colpito tutti. Pare gli abbia detto piano, non preoccuparti così, è forte. Una frase che il web ha commentato per ore, leggendo in quell'attimo una sorta di benedizione, o almeno la rassicurazione di chi, conoscendo bene Cemre, sa quanto sappia rialzarsi. A mezzogiorno, i corridoi si sono svuotati un poco, ma la calma era solo apparente. Dentro la stanza di Cemre, l'aria restava sospesa. La presenza silenziosa di Goldberg teneva lontani i pensieri più scuri. Lui, seduto in un angolo, di tanto in tanto alzava gli occhi verso la finestra, osservava la luce scivolare sulle tende, poi tornava accanto al letto, le stringeva la mano e chiedeva piano, cominci a sentirti meglio? Ogni volta, lei annuiva con un sorriso fragile. Quando i dottori entravano per i controlli, Goldberg restava accanto ai monitor, ascoltava con attenzione, annuiva come se stesse fissando dentro di sé ogni parola. Più di una persona lo ha visto passarsi le mani tra i capelli, chinare la testa, espirare a lungo, gli occhi arrossati raccontavano una notte senza tregua. Quando Cemre ha ripreso pienamente conoscenza, tra loro c'è stato un breve scambio, denso di sottintesi. Nel momento in cui i loro sguardi si sono incrociati, la preoccupazione nei lineamenti di lui si è ammorbidita. Ma è bastato che Goldberg mormorasse ancora, quasi involontariamente, stai passando tutto questo per colpa mia, perché nella stanza calasse un nuovo silenzio. Con quella calma controllata che la contraddistingue, Cemre lo ha tranquillizzato, capita a tutti di sbagliare, non fartene un peso. Lui ha abbozzato un sorriso, come se quelle parole avessero trovato la fessura giusta dove posarsi. Nel frattempo, la voce si diffondeva in ogni angolo dell'ospedale. Fuori, la stampa aspettava un commento di Goldberg, sperando in una frase che confermasse o smentisse l'onda di supposizioni. Ma lui, nonostante i microfoni a caccia della sua attenzione, ha pensato solo a lei. Anziché parlare, ha inviato un messaggio ad alcuni amici, sta bene, ma devo stare più attento. Il contenuto, filtrato nell'arco di poche ore, ha riacceso il dibattito sui social, storia d'amore custodita, oppure amicizia estrema che sfiora altro? C'è poi un punto che molti sottolineano, la tempra di Cemre. Chi lavora con lei lo ripete sempre, è inarrestabile. Proprio per questo i fan, se da un lato tirano un sospiro di sollievo sapendo che si rimetterà, dall'altro la implorano di prendersi davvero una pausa. Le ultime informazioni confermano che, dopo qualche giorno di riposo, Cemre ha intenzione di tornare sul set. Ma, dopo questa notte, c'è curiosità su come i due gestiranno la loro vicinanza in pubblico, se decideranno di parlare o, ancora una volta, di lasciar parlare i silenzi. Si mormora che il progetto che li impegna sia una produzione dal respiro ampio, non solo per ciò che significa per le loro carriere, ma anche per l'attenzione con cui stanno cercando di costruirlo. Scene provate all'infinito, tavoli creativi riaperti di continuo, riunioni via video che sforano ogni orario. Nessuno, insomma, mette in dubbio l'impegno. Il prezzo, però, l'ha pagato Cemre con un corpo che, finalmente, ha chiesto tregua. E l'eco di quella richiesta ha rimbalzato dritta nel cuore di Goldberg. Quando, verso il primo pomeriggio, lui ha lasciato il reparto, qualcuno ha creduto che sarebbe uscito a parlare con i giornalisti. Invece si è limitato a un cenno con la mano, uno sguardo protetto dal cappuccio, e si è diretto rapido verso l'ascensore. Poco prima, sulla soglia, si era voltato un'ultima volta verso il letto, come per imprimersi nella mente la scena di lei serena, finalmente. Quel gesto piccolo, quasi impercettibile, ha raccontato più di 1000 frasi ad effetto. Nelle ore successive,
i profili fan hanno rilanciato ogni nuova briciola di informazione. Alcuni giurano di aver visto la madre di Cemre e Gökberk scambiarsi un'altra breve chiacchierata, parole gentili, pacate, il tono di chi vuole alleggerire e ricostruire. Cemre è forte, e anche tu lo sei, avrebbe detto lei, allontanandosi poi con un sorriso grato. È bastato questo a far scatenare interpretazioni su un presunto via libera familiare. Forse è solo premura, forse altro, ma la rete, si sa ricamare come nessuno. Ora che la paura più grande è passata, resta la sensazione che questa notte abbia segnato un prima e un dopo. Per Cemre, che dovrà cercare un equilibrio nuovo tra ambizione e cura di sé. Per Gökberk, che ha mostrato senza filtri un'attenzione che va oltre la semplice colleganza. E per tutti quelli che li seguono, che attendono, scrutano, provano a leggere il non detto. Ci saranno dichiarazioni? O continueranno a proteggere la loro intimità dietro un sorriso e qualche parola misurata? Una cosa è certa, la storia di questa notte, fatta di corse in ospedale, mani intrecciate e frasi dette a mezza voce, resterà a lungo nella memoria di chi l'ha vissuta e di chi l'ha seguita da lontano. E mentre i giorni di riposo di Cemre scorrono verso il ritorno sul set, il mondo dello spettacolo, i fan e i curiosi aspetteranno di capire se quella soglia varcata da Gökberk, all'alba, è stata soltanto un gesto d'amicizia o il segnale di qualcosa che, presto o tardi, avrà un nome. Questa è la fine del nostro racconto di oggi. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Turkey News Magazine e condividete il video. A presto!